Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche lavorative ed economiche per il secondo semestre del 2024. Mm, mm. Matto e torre, ragazzi. Cambio di certi schemi. Il matto mi parla di nuovi inizi, mentre la torre mi parla della caduta di certe dinamiche, credenze. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e ci sono anche altre tre previsioni sul secondo semestre del 2024 e sempre nella descrizione trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere l'energia del prossimo semestre, amici dei pesci. Partiamo da un re di spade, un 5 di spade, un 6 di bastoni, un 5 di bastoni, la regina di spade, fante di spade, c'è tutta la famiglia, manca il cavaliere. E 7 di spade, ragazzi, quante spade? 5 carte su 7 sono spade. Wow. Tenete sempre presente che io leggo energia, quindi non è detto che sia così come dico, però ecco, prendete la lettura come un modo di prepararvi a quello che potrebbe succedere. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò i vari esempi: occupati, disoccupati, autonomi e via dicendo. Allora, partiamo da questo re di spade. Potrebbe rappresentare un ruolo che state occupando nel prossimo semestre, o potrebbe anche essere una persona, anche se ho più l'idea che sia un ruolo. Andiamo a vedere. Nove di bastoni e matto. Andiamo a vedere anche il 5. Allora, devo dirvi che qui ci potrebbe essere o qualche situazione familiare implicata o qualche questione genitori-figli. Qui è uscito il re di bastoni e l'otto di bastoni. Allora, devo dire che ho come la sensazione che ci potrebbe essere della confusione mentale. Qui abbiamo anche la torre. Abbiamo questo 8 di bastoni che mi dice che o manca la comunicazione con, diciamo, i vostri colleghi, la vostra famiglia, nel caso in cui sia una questione di un'azienda familiare, appunto, o direttamente magari con l'esterno. È come se mancasse una comunicazione limpida, mi vien da dire, ma perché si parte effettivamente da questo 5 di spade che mi dice che non avete neanche la chiarezza mentale. Se manca la chiarezza mentale, come potete comunicare le cose in modo chiaro? È un po' questo il senso.
Non lo so, c'è qualcosa nel prossimo semestre con la comunicazione. Andiamo a vedere col 6 di bastoni. Dieci di coppe temperanza, non male. È come se si arrivasse ad un certo punto, ad un risultato, ad un obiettivo, ad un qualche tipo di riconoscimento o di appagamento che risana, un po' come se rimpinguaste un pochettino il vostro orgoglio, il vostro ego, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 10 di bastoni e 8 di spade. Ci sono effettivamente come delle lotte, ma ripeto, voi avete comunque questo 5 di spade che mi parla di confusione mentale e da lì sento che potrebbe dipendere anche questo 8 di spade, quindi il modo negativo di vedere le cose e che giustamente se non avete un'idea chiara non riuscite a comunicare e di conseguenza è come se ci fossero um, dei dettagli di cui doversi occupare nel prossimo semestre che un po' vi faranno pesare la cosa, sinceramente. Cioè sono quelle piccole cose che una più una più una più una più alla fine scocciano. Andiamo a vedere la regina di spade. Re di spade e sacerdotessa. Ragazzi, qui c'è qualche questione legata alla chiarezza di idee, al tagliare quello che non serve più. La regina di spade in questo caso potrebbe anche essere una persona che ho come l'idea che non sia proprio un'amica o un amico. Vi ricordo che il fatto che sia una regina indica un'energia, non il sesso della persona, ok? Andiamo a vedere il fante di spade. Sei di coppe e re di pentacoli. È come se ci fosse un qualche tipo di sogno qui, con questo 6 di coppe, ehm, per il quale andrete, direi, studiando piuttosto che lavorando, piuttosto che applicandovi. Si potrebbe anche parlare di un aiuto inaspettato, qui, nel prossimo semestre. Andiamo a vedere il 7 di spade. 4 di coppe. E regina di spade. Quindi avete re e regina di spade qui, re e regina di spade qui. Io non lo so con chi abbiate una relazione lavorativa, ma è come se steste tenendo il pugnale tra i denti. Sento come questa energia di difesa, di lotta, di stress, di pesantezza anche un po', ragazzi. Ovviamente non sarà così per tutti, però considerato il 5 di spade, l'8 di spade, tutte queste spade, finiamo anche poi con un 7 di spade. Come l'idea che ci sia qualche tipo di illusione, qualche tipo di macchinazione, che non vedete tanto, perché qui ci sono diverse figure di spade, il 5, il 7 e l'8, quindi non c'è diavolo. Però sì che per qualcuno magari non è proprio una manipolazione, ma è un
forte indirizzo verso fai così piuttosto che fai cosà. Non lo so, c'è come una sorta di... Mi viene da dire meccanismo che non funziona bene, che non è chiaro. Allora, adesso andrò a fare gli esempi, poi andiamo a vedere anche l'economia, e tutto il resto. Allora, se siete disoccupati, prima di tutto vi state buttando giù più di quello che dovreste, perché avete tutte le capacità di iniziare un nuovo tipo di percorso, iniziare un nuovo tipo di lavoro. Sinceramente, sinceramente ragazzi, faccio fatica a dirvi che ci sono inizi certi e duraturi. Sì che ci sono inizi perché abbiamo il matto, però sento che potrebbe essere un inizio o già successo da poco, quindi magari verso maggio, giugno così, un po' intermittente se vogliamo, come se fossero quei lavori ehm, di collaborazione con partita IVA o non lo so. Non vedo grandi sviluppi sinceramente nel secondo semestre, in questo senso. Più che altro potrebbe essere interessante per voi allargare il raggio d'azione studiando qualche cosa di diverso, prendendo qualche brevetto, prendendo qualche patentino in più. Ho come l'idea che potrebbe aiutarvi. Se siete occupati, ragazzi, tenetevi forti, forte. Non sarà un periodo sereno, o perlomeno questo è un po' come la vedo qua. Poi vi auguro che non sia così. Però ci sarà difficoltà di comunicazione, potrebbero esserci pettegolezzi, potrebbero esserci discussioni con i colleghi. Il punto qual è? Che voi non ne parlate coi capi, che ve lo tenete dentro. E non so effettivamente quanto questo possa essere favorevole per voi. Se foste autonomi, anche qui vi dico che c'è da farsi venire un attimino il pelo sullo stomaco, nel senso che ragazzi, vi sento proprio col pugnale tra i denti. O qui c'è qualche concorrente, qualche collaboratore che vi sta in qualche modo condizionando troppo, che vi sta facendo un po' fare quello che vuole lui, e voi, io non credo che ne siate proprio consapevoli. È come se vi dicessero: tu occupati di quella cosa lì, che a voi sembra bellissima, all'interno di questa collaborazione è proprio quello che volevate fare, mentre io mi occupo magari, che ne so, delle scartoffie e di quelle cose lì. Però voi non sapete che occupandosi delle scartoffie magari la persona con la quale collaborate riesce a guadagnare di più, ipotesi, rispetto a quello che avevate pattuito. C'è un qualche tipo di sotterfugio sotto, nel caso stiate collaborando con qualcuno. Si tratta qua, ragazzi, di prendere in mano la situazione, eh. Anche se, ve la devo dire tutta, la carta del matto mi parla di freschezza, di qualcuno che non ha esperienza. Quindi è per quello che con questo fante di spade, secondo me, vi consigliano o di chiedere aiuto a qualcuno, tipo un commercialista, tipo qualcuno che vi possa aiutare con i conti, o di chiedere aiuto a un parente, potrebbe essere, o qualche figura di riferimento che ne sappia più di voi che vi possa guidare. In certi casi potrebbe essere un aiuto economico quello che andrete a chiedere. Allora, per quello che riguarda gli investimenti, devo dire che non va male, ragazzi. Il lato economico lo vedo molto molto proficuo, sia per gli investimenti che avete già fatto, devo dire che secondo me ehm, siete ben posizionati. Per quello che riguarda, diciamo, il denaro che entra o che esce quest'anno, vi dico, per qualcuno potrebbe arrivare un aiuto, per qualcun altro potrebbe essere proprio un premio
inaspettato, un premio produzione, un premio, non lo so, no, produttività e produzione è la stessa cosa, puntualità, c'è come qualche tipo di riconoscimento, anche mi dicono che potrebbero essere anche semplicemente, non lo so, incentivi o sconti, buoni benzina, cose di questo genere. Però è come se arrivasse qualche cosa in più rispetto a quello che vi aspettate, che vi aiuta, non vi rende ricchi, però vi aiuta. Diciamo che vi fa trova questa cosa in più che arriva, vi fa trovare una sorta di serenità, perlomeno dal punto di vista economico, anche se sento che non vi potete lamentare, devo dire. Per quello che riguarda, ragazzi, i progetti che avete magari in piedi o a cui state pensando, ho come l'idea che dovrete metterli stand by, perché ci sarà come del movimento confuso nella vostra attività principale. Poi dipende se questo progetto è legato o no al vostro lavoro o se è un progetto che andrà a sostituire il vostro attuale lavoro. Però comunque io qua ho come la sensazione che i tempi non siano ancora maturi, c'è ancora da aspettare un attimo, da vedere certe cose, da valutare, c'è ancora come da ripulire l'ideale che avete del progetto. Bene, andiamo a vedere un oracolo di questi, l'ultimo consiglio finale. Migliora la tua salute fisica. Lezione di oggi. Pensa a come vedi te stesso come essere fisico. Ti percepisci debole o forte? Tendi a darti scuse per spiegarti perché non sei proattivo nella tua guarigione quando sai che puoi e devi fare? Tendi a darti scuse per darti una spiegazione del perché non sei proattivo nella tua guarigione, quando in realtà sai cosa puoi e devi fare? L'obiettivo: iniziare un'azione positiva nella tua vita per migliorare la tua salute fisica. Wow, bella anche questa, ragazzi. Sì, tenete presente che la rigidità, qui vedo tante spade, parlano di mente, rigidità mentale, regole e tanta rigidità mentale alla lunga porta anche alla rigidità fisica. L'artrite è una sorta di, come si dice, somatizzazione nel lungo periodo della rigidità mentale, ok? Tutte le malattie sono psicosomatiche. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti, se voi entrate nelle playlist, sono quelle con le copertine lilla, i titoli si vedono, quindi potete farvi un'idea dei temi trattati. Sostanzialmente sono 25 anni di studi ed esperienze lavorative miei che ho riordinato e che metto a disposizione per insegnarvi a pulire e a migliorare, diciamo, il campo energetico al fine poi di manifestare una realtà più vicina a quello che voi volete. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!